While the girls watch the boys who watch the girls go by, eye to eye, they solemnly convene to make the scene, which is the name of the game. Watch a guy or watch a dame on any street in town, up and down. Richard, ragazzi, però le foto le fanno, abbiamo visto in Italia per forza, a Roma per forza, a Roma c'è, se no che Roma è, la dovrebbe conoscere. 2 festival di Roma fa che era venuto a presentarlo il film, che adesso credo cambi anche titolo, che deve ancora uscire, sull'uomo, su un homeless praticamente, e oggi c'è un altro uomo che vive ai margini, diciamo, della vita, no? Per quello che abbiamo visto. Volevo sapere, queste scelte come mai così profonde, così dure in questo momento della sua vita, della sua carriera? È difficile e divertente, quindi se ruoli sono più difficili si diverte di più. I think I have in this movie, no, the next movie that's coming out, which is called Oppenheimer Strategies, which is about, I really like that film too. These series of films that I've been doing, these independent films that I'm very happy doing. We make them very cheaply. We have very few days to make these movies. But there's a line in the next movie. Everyone's saying to the characters, "Why can't you make it simple?" And my character says, "What makes you think simple is better?" And I think that's in life too. Life is rich, it's complicated. We're complicated. I never met a simple person, ever. Even the ones who appear to be simple, you just scratch the skin a little bit and you find all kinds of complications. So I think it doesn't, whatever character that an actor plays, hopefully he brings enough complexity to it that it has the richness of life. Più sono difficili, più ci si diverte, e oltre al film, oltre a Franny, il film che hai citato, c'è anche Oppenheimer Strategy, un altro film che uscirà tra poco, che ho interpretato anch'io. Anche questo, come gli altri due, è un film, diciamo, di quelli indipendenti, quindi girati con un budget ridotto, abbiamo girato in pochissimi giorni, quindi sono tutti film che rientrano in un certo tipo di categoria. Ma spesso mi dicono: ma perché fai le cose così difficili, perché non fai cose più semplici? Ma in realtà non c'è niente di semplice nella vita, qualunque persona, qualunque personaggio è complicato, e quindi perché ridurre in fondo la vita a una cosa semplice quando la vita semplice non è? Quindi secondo me qualunque personaggio io interpreti o qualunque lavoratore interpreta, che può sembrare semplice in superficie, se si scava in fondo emergono tutte le sue complessità. Visto che in questo personaggio in realtà ci sono diversi Franny, perché c'è il Franny disperato, quello entusiasta, quello che insomma rinfaccia, no, il bene che ha fatto, eccetera, è come se ci fossero diversi uomini in uno solo. Volevo sapere quale per lei è stato il più difficile da interpretare. The reality is every screenplay, I don't think I've ever done a screenplay that didn't change in the process of working on it. And even a screenplay that we think is brilliant, when you get closer to actually shooting and the pressure of you're actually doing this movie, you start to look with different eyes, and a different aesthetic muscle starts to kick in. And I must say, every screenplay I've done, sometimes goes through radical changes, but every screenplay goes through changes. And at this point, I'm usually one of the producers, if not the lead producer sometimes in movies. We really discuss and evolve what this movie is going to be in process. A screenplay is a screenplay, it's not a movie. The movie is when we make the movie. And then there's another movie when we assemble all this footage we have. So there's many different levels of storytelling one goes through. I've never met a filmmaker myself who said, okay, it's finished, and you give the movie over. Someone says, it puts a gun to your head and they go, okay, you're done. Give me the movie. We're releasing now. You could have done this movie many different ways. You could have made a movie that was really almost like a stalker movie of this guy stalking this young couple. And I didn't want it to just be that. And I didn't want it to be just a character study of a drug addict.
it made it would be too much of a genre piece if you did that kind of thing. So I thought it was important to bring as much humor into this as possible, that balanced everything else with this character. And I've never, in my own life, the most tragic things I've gone through, there's always humor in it. Always. And probably the more tragic it is, the more black the humor is. And I think there are elements that I wanted to bring into this movie as well. Sicuramente questo film avrebbe potuto essere girato, realizzato in maniera totalmente diversa, per esempio si sarebbe voluto insistere molto di più sull'aspetto dello stalking, cioè quest'uomo che addirittura per essere generoso quasi arriva a perseguitare questi ragazzi, quasi ad essere uno stalker, ma non lo volevo fare. Si poteva insistere anche molto di più sull'aspetto della sua dipendenza dai farmaci, ma anche questo sarebbe diventato un po' un cliché. Quanti film abbiamo visto in cui c'era qualcuno che è dipendente da un qualcosa? Io invece volevo metterci appunto tutti i vari aspetti, volevo che fosse un film sfaccettato e sicuramente volevo aggiungere una giusta dose di umorismo, anche perché anche personalmente nella vita tutte le situazioni, anche le più tragiche, anche le più tristi, comunque hanno un lato umoristico, anzi spesso più sono tragiche e più forse si sfocia sul cosiddetto black humor, quindi sicuramente non volevamo ridurlo a una sola cosa, a un solo aspetto del personaggio, ma metterci tutto. Richard, lavorare con il debuttante Andrew Renzi? Character, which I thought was fascinating. He's done some short films, and it was clear he knew how to move the camera. He had a sense of style about him. The more I worked with him before I decided to make the film, or agreed to make the film, there's a trust level that happened that I felt like it would be okay. But it was his first film, and it was not my first film, so there was a learning experience in the process of making this movie. And you can't really learn how to do it until you've done it a few times. So there clearly were moments when he deferred to me and to some of the other people who've been around for a while. But all in all, we're still very good friends and proud of what we did with the movie. I think he's a very talented guy, very talented. You have your machine in front of your face, so I can't. Ho interpretato questo personaggio, quindi sicuramente è un personaggio molto affascinante, quindi sapevo già con chi avevo a che fare. È vero che il suo primo lungometraggio aveva già diretto dei cortometraggi, quindi sicuramente ha una conoscenza molto molto precisa dei movimenti della macchina da presa, sicuramente ha una conoscenza profonda di quello che è lo stile, e prima di arrivare sul set, più lavoravo con lui, più chiacchieravamo, più ero convinto di aver fatto la scelta giusta, dell'aver accettato questo ruolo. C'è stato un certo livello di fiducia che è cresciuto piano piano. Poi chiaramente, come avete fatto notare, è effettivamente il suo primo film da regista, il suo primo lungometraggio. Io invece non sono proprio il primo film, qualcuno ha girato, quindi sicuramente, visto che anche fare il regista è una questione di esperienza che si accumula film dopo film, ogni tanto lui si è rivolto a me e a qualcuno del suo set che aveva come me un po' più di esperienza per anche chiedere consiglio, ma abbiamo avuto un rapporto molto molto buono, siamo diventati amici, è un ragazzo di grande talento e siamo molto fieri del prodotto che abbiamo realizzato. The process, I think, of starting to trust and feeling I could trust is that he was telling a very personal story. A movie that I made a few years ago, Arbitrage, also first time director, but he was also telling something very personal to him. And in both of these cases, the production team, the creative team around was quite talented, had been around, seasoned people. So there was a group of us making these films that kind of trusted each other very much. But I think really the first-time director, it was because the movie was so deep inside of him, characters were deep inside of him. Philadelphia was very deep inside of him. The house that we used in the movie as the pivotal house was a house that he had spent much time in when he was a kid. So there was an emotional resonance that was quite deep. And those are the kind of things that I tend to trust more than anything else. La fiducia che si è creata
tra di noi, sicuramente la mia fiducia nei suoi confronti è aumentata proprio perché sapevo che lui stava raccontando una storia che era molto molto personale, così come è successo qualche anno fa quando ho interpretato il film Arbitrage e era un regista, anche lui alla sua prima esperienza di una macchina da presa, e anche in quel caso lui stava raccontando una storia molto molto personale. Ecco, e poi intorno a Renzi in questo caso c'era anche un team creativo e produttivo invece di persone con una grandissima esperienza, che erano molto affiatati fra di loro, e quindi sicuramente questo ha aiutato, ma il fatto che lui stesse raccontando una cosa molto personale, una storia molto personale, sia per quanto riguarda appunto il film, il personaggio, la città e soprattutto anche la casa che diciamo che diventa uno dei protagonisti del film, è una casa che lui conosce molto molto bene perché quando era bambino ci ha trascorso tanto tempo. Ecco, tutte queste cose, visto anche se era la sua prima esperienza di una macchina da presa, hanno fatto sì che lui ci avesse tutto questo già dentro, il film, la storia, il personaggio, la casa, la città, e questo ha sicuramente aiutato la realizzazione del film. Ce n'è uno in particolare che le piace dei nostri registi italiani, oppure il cammino che facciamo è talmente tanto che non riuscirebbe a farlo? Grazie. I'm very open to working here. But you know, there's a lot of reasons why someone does or doesn't do a project. And I'm very, I was going to say very picky, but there's all kinds of forces that come together to make a movie. It's never simple. Yes, you know, there's kind of a magic in the air where it comes together. For whatever reason, it hasn't happened here. But, you know, we keep talking about our mutual friend Bernardo. I would love to make Bernardo's next movie. I think we would all hope that that would happen, that there would be another Bernardo. But you know, there are many Italian directors that I know and respect. And I'm sure before I hang up my boots, I'll move again. In Italia il casino diciamo non è che mi scoraggia, però sono tante le ragioni per cui alla fine poi si arriva a realizzare un film o a non realizzarlo, non che io sono diciamo schizzinoso o che dico di no, però ci sono tanti elementi che devono, tante cose che devono sistemarsi e mettersi insieme per creare questa alchimia fantastica che alla fine fa sì che un film venga realizzato o realizzato meno, e per qualche motivo ancora diciamo questa alchimia, questa congiunzione degli astri per quanto riguarda me che faccio un film in Italia ancora non è avvenuta. Insomma, io sono molto aperta a questa possibilità. Con Claudio parliamo sempre della possibilità di fare il prossimo film di Bernardo Bertolucci, quindi speriamo che ci sia un prossimo film di Bernardo Bertolucci, ma ci sono tanti altri registi italiani di talento con i quali sicuramente mi farebbe piacere lavorare, quindi prima che decida appunto di smettere di recitare magari ci sarà un film italiano. Sensi di colpa? Hasn't felt guilt about something. Franny is a mysterious character, and I don't think it's as simple as the car accident. It's not as simple as that. The movie's not as simple as that. We're all much more complex than one event. You know, I don't believe we're a tabula rasa. When we come into a life, I think we have an infinite number of imprints on our mind streams. And those imprints manifest according to causes and conditions. To us, they seem mysterious. But if we were wise enough and could see all those lifetimes and where those imprints came from, we could see the logic. We could see the cause and effect. I don't really like movie making or storytelling, where there's a moment of, oh, now I understand. Oh, that's why. Life is not that simple. It's not about concept. The other movie that's going to be coming out, Time Out of Mind, which is, I don't know if we're going to call it The Invisible, or I don't know if we're going to change the title of it, I don't know. The movie just opened in Madrid. It was just opening in Madrid, and it was changed to The Invisibles. Which I think in European languages is probably a better Gli invisibili. Invisibili, sarà chiamato così anche in Italia. I'm not terribly interested in backstories because it's a crutch. It makes things easy. Oh, that's why. I'm not interested in that. I'm looking into the mystery of why, not the exact reason why.
And I think the mystery is closer to the truth than the illusion that we can figure out exactly what things are. The mystery to me is that the whole reason to live is go deeper into the mystery. Franny in questo film è un personaggio piuttosto misterioso, ma come ho detto prima tutti quanti siamo appunto complessi, non ci sono mai delle spiegazioni e quindi delle definizioni semplici. In questo caso anche l'incidente, diciamo, che c'è nel film, c'è un mistero, la storia che raccontiamo del film ha qualcosa di misterioso e sicuramente è questa la cosa che mi interessa poi anche nella vita, cioè scavare e andare a fondo di questo mistero, perché le cose non sono così semplici, c'è una causa e c'è una conseguenza in maniera così diretta e spesso non mi piace proprio i film in cui a un certo momento dicono ah ecco, tutto questo è successo per questo motivo o questa è la ragione di tutto. Io non credo che quando veniamo al mondo siamo tabula rasa, arriviamo tutti con un imprint, tutti quanti più o meno. Se riuscissimo poi a capire questo, probabilmente poi le cose che ci succedono nella vita, che sono legate al rapporto causa-effetto, sicuramente sarebbero più semplici da seguire. Ma proprio questo, secondo me, non mi piacciono appunto le storie in cui a un certo punto diciamo la causa di questo è questo, cioè il mistero, e questa è la cosa più bella che abbiamo nella vita, proprio scavare in questo mistero. Anche l'altro film che dovrebbe uscire fra un po', Time Out of Mind, che so che in Spagna è appena uscito in Spagna, che si chiama The Invisible, non so se anche in Italia si intitolerà Gli Invisibili, perché il titolo inglese diciamo è un titolo che viene da Shakespeare e probabilmente nelle altre lingue non è così facile da capire. Anche in questo caso appunto c'è il mistero della vita, e quindi io credo che poi ci avviciniamo molto più alla realtà se restiamo in questa fase diciamo di mistero, piuttosto che se tentiamo di spiegare con una ragione, con diverse ragioni ben precise quello che succede. Dove i personaggi hanno tante sfaccettature, fare dei film dove appunto il bianco e il nero sfumano come nella vita, nella realtà. È più difficile per questo tipo di storie, di produzioni, trovare finanziamenti, visto che noi siamo abituati in un cinema mainstream dove tutto appunto, come tu dicevi, è chiaro, tutto è spiegato fino in fondo. Movies for three in America, maybe it's a lot of money here, but if you make a movie in America for $4, $5, $6 million, it's very cheap, and you can make almost any movie in that. You have to move very quickly, you have to be prepared, you have to think on your feet. I like that. The worst part of movie making to me is when there's so much time that there's too much downtime for lighting and making decisions, whatever. I like the quickness of shooting a film. Time Out of Mind we shot in 21 days. Franny was probably 30 days, 31 days, something like that. The movie that I just made with another Israeli director, Joseph Cedar, we did that in about 33 days, I think it was. I like moving that quickly. And you're all on the same wavelength. And the actors are in character. Everyone knows what they're doing. We're very alive and spontaneous with each other. And being open enough to make radical decisions right now. It's a very exciting way to make films. Now, I have the luxury of having made big movies before, and I made enough money that I can afford to make movies for nothing now. I don't know that younger actors can do that, but I do have that luxury of living through a time where we make pretty great movies and we don't get paid very well. But it is definitely a different universe now. Sicuramente la situazione dal punto di vista dei costi di un film è totalmente diversa fra l'Italia e gli Stati Uniti, ma negli Stati Uniti quando si fa un film con un budget di 5, 7, 8 milioni di dollari, che credo che in Italia siano anche un budget diciamo importante, negli Stati Uniti siamo nella fascia dei film a basso costo, comunque secondo me con quella cifra si può fare qualunque tipo di film, basta appunto lavorare in questa maniera, cioè in questo film che abbiamo fatto per esempio in Franny abbiamo girato 31 giorni, in Time Out of Mind sono stati
7, soltanto 21 giorni. Sicuramente quando si ha un budget ridotto si lavora in maniera molto più concentrata, molto più spontanea, si mantiene anche la freschezza, diciamo, della recitazione, non si perde troppo tempo invece sulle luci, l'inquadratura, cioè si ha una maniera anche di reagire in maniera veloce a quelle che sono le decisioni e sicuramente il risultato è ottimo e si possono raccontare queste storie di questo tipo. Quindi mi piace lavorare in questa maniera proprio per la spontaneità che c'è in questo tipo di lavorazione. Io quindi ormai sono molto aperta e disponibile a partecipare alla realizzazione di film cosiddetti a basso costo, anche perché ho avuto il privilegio e il lusso in passato di lavorare, diciamo, in produzioni molto molto più importanti, di potermi permettere anche, diciamo, dal punto di vista personale, visto il successo che ho avuto, di anche fare film in cui si viene pagati di meno. Forse la situazione adesso per i giovani artisti è diversa, per i giovani attori è diversa, però sicuramente questa è una maniera di lavorare che mi interessa molto. I've never, from the very beginning of my career, had a plan of what I was going to do, ever. I never had a career outline of where I was going. It's been very instinctive. I've made bad choices, I've made good choices, but they were instinctive and without any sense of creating a career or someone else's sense of what a career is. So I'm usually surprised when a script comes to me. There's two types of things. There are scripts that I want to make, and like Time Out of Mind, for instance, was 12 years of my life putting that together, developing scripts and figuring out how to make that movie. There are other things that come to me out of the blue, and I read them and I'm moved by them, and as I said before, the mystery of them captures me. It's like falling in love. You don't know why you fall in love. It's not knowable. It just happens. And it's very much like that with the script. You fall in love, you're drawn to it, you want to spend time with it. You want that character to live. You want that story to live. It's like it feels like your story in some way. And you are compelled to inhabit the world of the universe of that character and the people in the story. 95% of the scripts that I ended up doing, I was looking over here, but something came from over here and captured me. So I have no game plan. It just has to touch me. It has to be human. Has to honor the complexity of who we are. Even in a romantic comedy, you can honor our basic humanity and the goofiness of who we are as human beings. We need to honor it and respect it. Beh, dall'inizio della mia appunto, carriera, della mia vita di attore, non ho mai avuto un piano, non ho mai pianificato nulla, non mi sono mai prefissato degli obiettivi. Tutte le scelte che ho sempre fatto per quanto riguarda i film che ho deciso di interpretare sono state basate sull'istinto. Come sapete tutti, ho fatto delle cattive scelte, ho fatto delle scelte positive, ma tutto quello che ho fatto l'ho sempre scelto appunto per istinto, senza avere mai un piano. E la cosa che mi piace forse è che mi piace essere sorpreso, quindi in genere i film che interpreto arrivano in due maniere diverse. Ci sono delle sceneggiature alle quali veramente tengo molto e che voglio fare, come nel caso di Time Out of Mind, che ci abbiamo lavorato 12 anni, quello era qualcosa che veramente avevo deciso di voler fare. E poi invece ci sono delle sceneggiature, dei progetti che mi arrivano così all'improvviso, mi sorprendono, mi commuovono, mi toccano nel profondo e mi innamoro così. Quindi... Question, I think is really relevant. I don't know if it's just because I'm old and I started making films in the 70s. I'm used to seeing them in a theater on a big screen with strangers. There was something about that experience that really moves me. And what you're saying is absolutely right. A lot of what's on television, I know for sure American television, Showtime, HBO, Netflix, Amazon, other ones that are coming out. It's a really wonderful thing. Some of it is much better than movies that are being made now. And I think it's a natural progression. But I don't want to lose this experience of being in a big room with a big screen with a bunch of strangers watching a movie. And there's going to be a point where more difficult character-oriented movies are going to be ghettoized.
and in the art world ghetto, and only to be seen on video on demand or whatever the system is that puts it out there into the internet. I think you can get more product out there, you can see more things, but it doesn't mean that it gets deeper into you. There's something about the movie experience as it just evolved naturally, of people leaving their homes, going to someplace in the dark with a bunch of strangers and having a big screen and an experience that kind of blew them away, whether just emotionally or your senses just blown away, is an experience I don't want to lose. So I would hope that we still have cinemas that show smaller, more difficult films that those of us who do want to see those films, we can do it. But definitely, we're in that change right now. And I unfortunately think the future is probably going to be that these kind of things, including the films that I've been making recently, will be almost exclusively on television. Della domanda, quella appunto del rapporto tra cinema e la televisione. Sicuramente, forse solo perché ho una certa età e ho cominciato a girare film negli anni 70, sono proprio abituata all'esperienza cinematografica. Il film va visto nella sala cinematografica, al buio, sul grande schermo, con tanti strani intorno a te. E per me quella è un'emozione, un'esperienza commovente che tocca e coinvolge tutti i sensi, e quindi è un qualcosa al quale mi dispiacerebbe rinunciare. Però è assolutamente vero che la televisione americana, almeno io parlo per quello che conosco, con Showtime, HBO, Netflix, Amazon, ci sono dei prodotti veramente, delle opere veramente straordinarie, a volte di gran lunga migliori di quelle che vengono realizzate anche al cinema. Però io non voglio dover perdere, non voglio dover rinunciare all'esperienza del cinema in una grande sala, anche se sono d'accordo con quello che appunto si dice che siamo in un momento di grande cambiamento, per cui film, storie che sono incentrate su personaggi più difficili, più complessi, purtroppo saranno sempre più relegate, diciamo, o a essere viste soltanto in pochissime sale o a essere viste e prodotte soltanto per la televisione. Però per me l'esperienza del cinema in sala è qualcosa di straordinario, perché proprio il processo che c'è di decidere di uscire di casa, di andare al cinema, stare al buio, il grande schermo, le altre persone, che si tratti di emozioni profonde o semplicemente di sensazioni, è bello, diciamo, poterle condividere con tutti quanti. Io quindi spero che comunque continui a rimanere un posto, cioè delle sale anche magari meno grandi, in cui questi film continuino ad essere proiettati anche in futuro, anche se so che siamo in un momento